Buongiorno e benvenuti in nuovo video tutorial. Ho realizzato questo modulo all'inizio come pendente, però siccome ho notato che sono molto leggeri, ho pensato di realizzarli come orecchini anche. Sono veramente stupendi una volta indossati e poi a chi piacciono gli orecchini di media grandezza direi sono perfetti e sono realizzati solamente a parte l'incastonatura solamente con delle ginko e bicono da 3 millimetri. Vi faccio vedere come orecchini. Eccoli qua. Questo è il retro. A me piacciono veramente tanto e li ho nominati Octobris. Allora, Octobris non è altro che vuol dire ottobre, è una parola in latino e la lavorazione è veramente facile. Queste qua, dove vedete le ginko sotto, come vedete svilluccicano, sono le rainbow, si chiamano così la colorazione. E queste altre invece sono diverse. Volendo li potete realizzare, come vedete qua, solamente due colorazioni, sotto una, sopra un'altra, anche nel pendente. Invece quest'altra che ho realizzato, questa qua, ho utilizzato tre colorazioni diverse. Una parte sono queste sì, sono un verde, sono le matte velvet lemongrass, praticamente un verde molto vivo. Dopodiché queste altre due, in questo modo potete inserire i colori che vi piacciono. Oltre le ginko c'è bisogno di un rivoli da 16 millimetri e picono da 3 millimetri. Per incastonare il bicono solamente delle 11 ho utilizzato sempre due colorazioni diverse. Anche questa volta lo farò, come vedete, questo è un tipo un rosa fucsia, quest'altro sono le champagne, si chiamano così, e c'è bisogno anche delle 15.0. Come filo per incastonare bisogna avere un filo da tessitura tipo questo oppure Miyuki. Questo è il Sono, un filo più sottile. Per il resto della lavorazione invece un 0,17 da file line. Allora iniziamo con l'incastonatura e si parte da 20 11 0. Eccole qua. Il primo giro si realizza a payout, allora qua le 11 le 15 da questa parte, primo giro a payout e con l'altro colore. A payout vuol dire saltare una 11, entrare nell'altra 11 e si fa per tutto il giro.
qui c'è proprio il nodo, comunque. Allora, per tutto il giro a peyote. Adesso quest'altro giro bisogna inserire 3 11 0 sempre dello stesso colore, sempre per tutto il giro. Allora dobbiamo avere 10 punte, usciamo dalla punta, che si intende la seconda delle 3, e adesso tra queste punte dobbiamo inserire 5 11 0 ma dell'altro colore. Per tutto il giro. Adesso usciamo sempre dalla 11 che sta nel mezzo e dobbiamo inserire 3 11 0. Io ho inserito queste fucsia e anche qui si fa per tutto il giro, e qui bisogna stringere bene, tirare bene nel modo che si avvicinano tra di loro bene. In questo modo si fa per tutto il giro anche qui. Adesso alla fine del giro, come sempre, si esce dalla 11 che sta nel mezzo, e sempre con le 11 che stanno nel mezzo bisogna continuare. Allora vediamo dove è qua, si continua sempre così, il rivoli, faccia in giù. Adesso prendiamo 2, ci colleghiamo sempre con quella che sta nel mezzo, e quando avete finito questo giro bisogna ripassare tra le 2 appena inserite, ripassare più volte in questo modo. Tirate bene, dopodiché si ripassa solamente nelle 2. Allora eccolo incastonato, si presenta così, e per continuare bisogna uscire dalla 11 chiara, vedete, è questo gruppo da 5. Prendiamo 2 11 color questo chiaro, dopodiché da 5 in questa posizione, una 15 0 e l'altra 5 in questa posizione. Eccole qua. Adesso da qui entriamo nell'altro foro dalla 5 e stiamo attenti qua che il filo va all'indietro. Vedete il filo all'indietro. Adesso un'altra 15, ci colleghiamo con l'altra 5, prendiamo altre 2
brocaille e ci colleghiamo con la prossima punta. Allora, un'altra volta 2 rocaille da 5, una 15, l'altra 5. Attenzione che il filo deve andare all'indietro e tirate bene nel modo che non c'è spazio tra di loro. Vedete, il filo è all'indietro, una 15, ci colleghiamo con l'altra 5 e altre 2 11, ci colleghiamo con la punta e si fa per tutto il giro. Allora, finito il giro, come vedete siamo usciti da questa 11. Da qui entriamo in queste 2 11, prendiamo altre 3 11, prendiamo la 5, anche qui bisogna stare attenti di passare il filo all'indietro, entriamo nell'altro foro, prendiamo altre 3 11 ed entriamo in queste 2 11 0. Come vedete anche qui il filo è all'indietro. Rientriamo nella 11 sotto, adesso da qui bisogna stringere sempre bene, entriamo in queste 2, sempre dello stesso colore, in queste 2, in questa 11 che è la punta, e adesso si entra in queste 2. E si inserisce l'altra 5 e così via per tutto il giro. Allora 3, la gingo in questa posizione, entriamo nell'altro foro, tirate sempre bene qui, altre 3, ci colleghiamo con queste 2.
con l'altra e si fa per tutto il giro. A dopo. Allora, finito il giro, come vedete, ho inserito tutte le 5. Da qui siamo a questo punto, dobbiamo entrare in queste 5 11 0 anche nella 5 e adesso dobbiamo inserire il bicono da 3 millimetri. Prendiamo una 15, bicono da 3, una 15 e ci colleghiamo con la 5 che si trova all'indietro di questa. Entriamo e usciamo soltanto dalla 5. Entriamo nell'altro foro della 5, tirate sempre bene, prendiamo un'altra 15, bicono 15 ed entriamo in questa 5 che si trova in davanti ed entriamo anche nelle 3 11 0. Vediamo se riusciamo. 1 2 3, ecco fatto. Allora nella 5 nelle 3 11 0 è importante che tirate bene, ci spostiamo in queste 3 11 e anche nella 5, tirate bene, prendiamo 15, bicono 15, ci colleghiamo con questa indietro, entriamo nell'altro foro, 15, bicono 15, entriamo in questa 5 e nelle 3 11 0, ora non vuole, facciamo ecco le 3, ci spostiamo in queste 3 e così via finché si completa il giro. Anche nella 5 ricordatevi di tirare bene e si fa per tutto il giro ed eccoli finiti, mi piacciono veramente tanto e poi questi colori stanno veramente bene assieme. Eccoli altri. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto.